Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Spesso si sente parlare di fermenti lattici e probiotici come rimedi utili per la salute intestinale e non solo. Non tutti i fermenti lattici però sono probiotici e ne esistono comunque tantissimi tipi, o meglio ceppi, che hanno effetti diversi sulla salute gastrointestinale, ma anche quella di altri organi e sul sistema immunitario. In questo video capiamo cosa sono i fermenti lattici e quando vengono definiti probiotici, quando è utile assumerli e come. I fermenti lattici sono per lo più batteri coinvolti nella fermentazione del latte e nella produzione di alimenti come yogurt o kefir. In questo processo di fermentazione il lattosio presente all'interno del latte viene metabolizzato con la formazione di acido lattico ed altre molecole. Non tutti i fermenti lattici però sono probiotici, lo sono quelli che hanno un effetto positivo sulla salute umana. Spesso i due termini vengono utilizzati come sinonimi, ma i fermenti lattici sono tutti quei batteri in grado di fermentare il lattosio, mentre i probiotici sono fermenti lattici vivi che in quantità adeguate sono in grado di migliorare la salute dell'organismo. Perché un fermento lattico possa essere definito probiotico deve essere vivo e vitale al momento del consumo, essere resistente all'acidità dello stomaco e ai sali biliari in modo da arrivare vivo all'intestino. Deve essere stabile, cioè deve garantire la quantità di batteri dichiarata, che di solito viene espressa in unità formanti colonia. Deve essere identificato a livello di ceppo, quindi con nome, specie e ceppo specifico. Deve essere sicuro per l'uomo anche in caso di assunzione per tempi prolungati. Infine, efficace rispetto ad uno specifico beneficio documentato da studi scientifici. I fermenti lattici probiotici possono risultare utili nel migliorare la digestione del lattosio, l'assorbimento di alcuni nutrienti, oppure nel prevenire e trattare problematiche gastrointestinali come stipsi, diarrea, coliche o colon irritabile. In generale poi possono migliorare la salute dell'organismo rinforzandone le difese immunitarie. È un'ottima abitudine consumare alimenti che li contengano come yogurt o kefir, ma in alcuni casi può essere utile assumere degli integratori con elevati dosaggi di ceppi specifici per intervenire su disturbi ben individuati. Durante e dopo le terapie antibiotiche è molto comune soffrire di diarrea a causa di una alterazione della flora batterica intestinale. In questi casi è utile assumere dei probiotici ad almeno 2-3 ore di distanza dall'antibiotico, oppure scegliere proprio dei ceppi che sono antibiotico resistenti come il Saccharomyces boulardii, che non è un batterio, è un lievito, ma appunto resiste all'antibiotico. La Candida è un fungo la cui proliferazione può essere limitata assumendo ceppi di alcuni fermenti lattici probiotici, ad esempio il Lactobacillus reuteri. Anche le recidive di cistite possono essere tenute sotto controllo utilizzando dei fermenti lattici probiotici specifici che vadano a contrastare la proliferazione dei batteri responsabili della cistite, per lo più Escherichia coli. Risulta molto efficace in questi casi il Lactobacillus crispatus. In chi soffre di colon irritabile, alcuni ceppi di Bifidobacterium infantis o Lactobacillus plantarum possono aiutare a ridurre il gonfiore, la stipsi e la diarrea. Contrariamente a quanto si pensi, anche la stipsi può essere trattata con l'utilizzo di fermenti lattici probiotici come il Bifidobacterium lactis, ovviamente insieme ad una adeguata alimentazione ricca di fibre e ad una giusta idratazione. Che sia diarrea del viaggiatore o un'altra infezione gastrointestinale, fermenti lattici probiotici come il Lactobacillus rhamnosus o lieviti come il Saccharomyces boulardii possono essere di grande aiuto. Chiaramente, per scegliere il tipo di probiotico più adatto al caso ci si può affidare al consiglio del medico o del farmacista, ma è importante anche saper valutare in autonomia. Per farlo è importante saper leggere l'etichetta, ricercando alcune informazioni molto importanti. Il ceppo specifico, perché come abbiamo già detto, il beneficio per la salute è tipico di quel ceppo e non di tutta la specie. La quantità di batteri vivi e vitali, che deve essere almeno di 1 miliardo di unità formanti colonie. La data di scadenza entro la quale deve essere garantita la stabilità del prodotto. La composizione completa del prodotto, compresa l'indicazione dell'eventuale
assenza di glutine e lattosio per gli intolleranti. Abbiamo visto cosa sono i fermenti lattici probiotici, quando assumerli e come scegliere i migliori. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.